E che solo io buco? Ieri scendendo ho rischiato di spaccarmi l'altra zampetta, sconfinando ben 3 volte clandestinamente in Ghana. Fufu con una specie di zuppa di pesce di lago e funghi. Cioè, tutto sono stato anche attaccato da delle formiche incazzate come api. Se n'è andato tra i vari motivi, anche perché c'erano troppi serpenti. Vabbè, avete visto? Daniele si stava perdendo la ruota. Giù! Come va? Io ieri ho scoperto che mi perde la batteria. Fango no. Cioè, qua stavo in mezzo alla giungla. Cacao, meraviglia. Come fa? Oh. Ah. Dove si va? No, No, cioè se pure un africano ti dice no, proprio no. Vai a big motorbike, lo stanno dicendo così? Ah! Chiusura col botto proprio. Che spettacolo. 2 curve fa stavamo lassù. Che va. No, ci è mancato poco. Madonna che bella! Madre mía, esto sí que es motociclismo de aventura, ¿eh? Spettacolo! El corazón así. Che voglio bene a tutti proprio. So many strange people in Africa. I know that you always want to sleep with me. Questa cosa merita un video a metà strada tra la gioia e la tristezza. E marceremo nei ripiani che ci siamo rubati dal frigorifero. La primera vez de Danielito. E che solo io buco? Adesso scopriamo se ha preso un chiodo o se è la valvola, perché l'altro giorno c'era la valvola che perdeva. Fanciulli, buongiorno. Allora, dopo esserci svegliati con Daniele che ha trovato la moto con la gomma posteriore a terra, ma probabilmente è solo la valvola, speriamo. Tanto l'ho rigonfiata, poi la teniamo d'occhio. Io adesso devo in qualche modo uscire da qui, della zona ristorante di questo posto fantastico che stiamo, dove ho messo la moto stanotte perché ha tirato giù secchiate d'acqua. Vabbè, in qualche modo facciamo. Mazza è fatica, oh. Momento foto. Una foto los dos. Merci beaucoup, Karim. Thank you, Karim. Asante. Vai vai. Parole random da parte di Daniel. Allora, qui ieri scendendo ho rischiato di spaccarmi l'altra zampetta, l'altro piedino, perché vedi, eccolo. Vabbè, non sono riuscito a farlo un po' troppo bene, mi sa. C'era pensavo fosse una pietra, no, invece uno zeppo, un tronco che esce da terra. L'ho acchiappato col piede, me l'ha piegata all'indietro contro la pedana della moto. Porca miseria che ci è mancato. Ok, allora, buongiorno. Abbiamo passato 3 giorni in questo posto splendido, in mezzo alla giungla, dormendo praticamente all'aperto, giusto questa specie di capanne sull'albero, tutte aperte. Stanotte ha diluviato, ma è stato bello, praticamente non ci siamo bagnati, è stato anche piacevole. Adesso, dopo 3 giorni di sterrati, divertimento, eccetera eccetera, ci facciamo spostare verso nord. Dovremmo riuscire ad arrivare un po' oltre il centro del Togo. Vediamoci un attimo qui. Ecco qua. Guardate che bella quella montagna. Punto medio no. Eccolo. Spettacolo. Quella lì fa 900 metri all'incirca. Una zona veramente spettacolare. Se non avete visto le altre puntate andatelo a vedere, perché Togo, un paese di cui sapevo veramente poco, veramente sopra ogni più rosea aspettativa. Tantissima natura, tanto verde, queste zone sono montagne, altipiani, cascate, tantissimissimi sterrati, talvolta anche rognosetti, però diciamo niente di proprio di trascendentale, perlomeno
con l'asciutto, che la pioggia nell'ultimo episodio siamo costeggiati tutto il confine Togo-Ghana, sconfinando ben 3 volte clandestinamente in Ghana, già non per la volontà di fare clandestini, ma che la strada li passava e li siamo passati. Guardate che roba. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. E qui è tutto così, mentre siamo nella zona ovest, un pochino verso il sud, c'è tutto questo altopiano che quindi poi come ti affacci sul versante esterno a est dell'altopiano ti si apre tutta questa vallata, che però di fronte c'è ancora qualche altra montagnetta, quindi oltre al bello della vallata c'hai anche le montagnette che puntinano il centro del Togo. Bello. Ok, quindi oggi un 300 km circa, quasi tutto asfalto. Se come sembrerebbe le strade sono asciugate dall'acquazzone di stanotte, dovremmo fare tra una quarantina di chilometri una deviazione di una decina di sterrato per andare a vedere un'altra cascata. Vediamo. Ho visto la strada che si inerpica in maniera preoccupante. Vediamo che ne viene fuori. Qui adesso scendiamo da questa bella stradina parzialmente pavimentata, parzialmente no, e tra poco passeremo accanto a una cascata che, come al solito, io non mi ricordo i nomi, ma poi ve lo scrivo. Molto bella, ci siamo passati ieri risalendo, era buietto, era quasi tramontato il sole, quindi non ho fatto riprese perché si vedeva una ceppa. Abbiamo dormito in questo posto per 4.000 franchi a notte, quindi 6 euro. Devo dire, un posto diciamo che oscillava tra il lusso della foresta, della camera con vista su foresta, a un bagno che era praticamente una latrina col buco a terra, e per risparmio la ripresa video, doccia col secchio. Però se il secchio lo lasciavi tutto il giorno al sole era anche di vitella, quindi piacevole. Cibo buono, abbiamo mangiato ieri il fufu con una specie di zuppa di pesce di lago e funghi. La mattina un caffè e cacao locali, ma con locali vuol dire a metro zero, cioè li fa lui, raccoglie i semi dalle piante. Abbiamo visto ieri tostare sia il cacao che il caffè. Una ciofeca devo dire, però vabbè, bella la parte romantica, diciamo. Poi il giorno prima ci siamo fatti una bella passeggiata verso la cascata, che sta una mezz'oretta di cammino da questa guest house, poi il laghetto, e siamo tornati che c'è appunto qualunque animale del continente africano. A un certo punto sono stato anche attaccato da delle formiche incazzate come api, ma proprio incazzate nere, cioè io stavo solo a camminare, non so neanche se gli sono passato sopra. A un certo punto mi sono fermato un millisecondo e mi sono salite da tutte le parti e hanno cominciato a mordere, cioè se cadevo in una vasca con i piranha mi facevano meno male. Poi tutta un'altra serie di punturine varie, credo di ragni, altri insetti non meglio identificati e che neanche mi interessa di identificare. Sono ancora vivo, quindi questo già va benissimo. Zanzare poche, qualcuna ma poca roba per fortuna. Solo che adesso ho le caviglie gonfie come la sorella, che prudono come non si sa che. Tra l'altro stamattina, proprio parlando con Karim, il gestore algerino di questo posto, ci ha detto, lui prima abitava in direzione della cascata dove siamo andati e se n'è andato tra i vari motivi, anche perché c'erano troppi serpenti. E io e Daniele ieri passeggiavamo come a Via del Corso in infradito e pantaloncini corti in mezzo alla giungla, e sì, mi sa che su questo tema dovremmo fare un attimino più di attenzione. Riflettevo sul fatto che io, cioè, una cosa del genere in Italia non l'avrei fatta in estate, con le vipere non mi sarei azzardato. Invece qua ci sono cobra, mamma neri, tranquillamente come 2 polli, e non è manca la prima volta, Ok, mi ero distratto un attimo, non avevo riconosciuto la curva.
Ok, non è sontuosa, ma è piuttosto carina ed elegante. Vabbè, avete visto? La pausina tecnica che Daniele si stava perdendo la ruota, quella appesa di lato. Io ho l'impressione, non so come possibile, si stia risgonfiando, ma non dico nulla, anche per scaramanzia. Adesso dobbiamo fare un'operazione di fino perché ieri quando siamo risaliti, cioè, questa è l'unica strada per arrivare alla guest house, cioè ce n'è un'altra ma sono 50 km in mezzo alla montagna e di fatto dalla civiltà questa è l'unica strada, e quindi siamo saliti da qui. Però questo è anche l'ingresso della cascata, tra l'altro erano le 5:30, quindi insomma la cascata sì, no, che si vedeva. E io sono passato alle grotto, Daniele si è attardato un attimo ed è stato placcato da un omino che in realtà non era neanche quello dei biglietti d'ingresso, ma era un altro che secondo me, cioè non senso secondo me, stava cercando di sfruttare l'occasione per prendersi lui i soldi dell'ingresso. E Daniele insomma, ci ha dovuto discutere 10 minuti, alla fine è montato in moto ed è partito, quindi adesso sì. Ciao. No, bello così. Aie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Vous allez où ça? Vous allez où? Sokodé. 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 Ah là, Sokodé. Ok. C'est bon. Bonne journée. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Missione compiuta, le nostre moto gridavano vendetta proprio, e gridavano acqua soprattutto. Tra io ieri ho scoperto che mi perde come si chiama? La batteria che sta qui. E infatti vedevo che si stava facendo dell'ossido strano qua e non capivo. E poi ho aperto, ho visto che c'è il bullone che tiene la parte sotto del supporto della batteria completamente corroso. E non mi piace il fatto che stia sopra la catena, ma vabbè, tanto questa prima o poi va cambiata. Ieri l'avevo oliata con tanta passione, adesso l'ho lavata, vabbè, insomma un pochino di olio sarà rimasto, ma poi ce ne rimettiamo un po' dopo, sempre meglio di come stava nei giorni scorsi. Sì! Vai! If we want, this is the deviation for the waterfall. But I understand we just washed the motorbike. Maybe we won't keep it clean for at least 24 hours. Yeah, come on, it's going to be dirty. Questa è la deviazione per andare a vedere una cascata che io non so neanche dove si trovi, cioè c'ho il puntino sulla strada, ma non lo so se sta proprio sulla strada o c'è da andarsi a infilare in qualche crepaccio a piedi, cosa che nel caso non farei perché non ho voglia di lasciare la motocarica chissà dove, perché come fidarsi bene, tutta bella gente come vedete, però insomma la nostra perplessità era che anche abbiamo appena lavato la moto, ci abbiamo rinfilato dentro una spolverone. Ok, allora ci aspettano quindi circa 10 km di strada, che potrebbe essere così, non potrebbe essere cosà, per salire su lì da qualche parte, no, più qua che lì. Per la cronaca abbiamo pagato 1000 franchi a testa il lavaggio, che sono circa 1500 euro, 1,50 euro a testa.
però bellino, no, il fango 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 no. Ah, no. Allora, vedo impronte di motoretta fresche, quindi comunque la strada dovrebbe essere fattibile, anche se da qua è crepacci. Questa continua a scendere, io ogni giorno vi dico che devo trovare una soluzione, poi giovane, arriviamo, birretta, ciao, backup dei video e via. Bello, 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 bello. Qui. Questa moto quando è pulita è più veloce. Allora l'ABS ogni tanto funziona. Visto no, fango che mi sporca la moto e dai. Scivoloso qui. Qua. Ma fanculo, sempre più stretto. Aia. Bellissima strada, bella bella bella.
qua siamo in mezzo alla giungla, bello bello bello. Ragazzi, il Togo veramente dove ti giri bene, sta incalzando dalle retrovie la Sierra Leone, ma secondo me se continua questo passo la passiamo anche. Forse la Sierra Leone è un pochino più spigolosa come strada, almeno alcune che abbiamo trovato, però anche io di questo paese. Ecco, l'unica pecca è che faranno francese. Dio mio. Allora, la cascata sta qua, in teoria. Theoretically the waterfall is here, but I tell you 50 meters yes, 100 already no, eh? Vediamo, perché se c'è da camminare tanto, ciaone. E niente, vabbè, abbiamo fatto una ricognizione col drone, però non siamo riusciti a vedere niente, quindi si vede una cascatina che sta un po' infognata in mezzo agli alberi, però veramente bella zona, strada pazzesca, mi sono divertito con un matto a guidare, penso più divertente, manco l'ho registrato, a dire la verità, ma va bene così. Cacao meravigliao, che meraviglia su cacao meravigliao. No, io non sapevo che questa canzone, o meglio questo programma, fu trasmesso anche in Spagna, e l'altro giorno Daniela ha cominciato a canticchiare questa canzone, Cacao meravigliao, che i più giovani di voi non si ricorderanno, ma siccome il mio canale è visto da persone piuttosto adulte, quindi penso che la maggior parte di voi se lo ricorderà, almeno gli italiani, e a questo punto anche gli spagnoli, e mi è entrata questa canzone in testa, non riesco più a farmela uscire, porca miseria, ma in maniera proprio psicotica. Poi c'è anche il problema che, oltre al fatto che lui ogni tanto ricanticchia, è che ci sono pure gli alberi di cacao, cioè quindi ogni tanto che giro vedo il cacao e mi riparte il ritornello. Ok, adesso mancano... aspettate che qua mi ammazzo. Ecco, queste sono le cose da fare attenzione a prendere come si chiamano? I canali che scavati all'acqua troppo parallelamente, che ti parte la ruota. E dicevo, quindi mancano 2 km per ritornare sulla strada asfaltata, e dopodiché tutto asfaltone, quindi ci vediamo a destinazione che non sappiamo neanche qual è di preciso, ma lo scopriremo e lo scoprirete anche voi. Si sta dritti, mamma mia. Qui a Derescia, qui dove? Come qua? Oh.
così proprio? Oh, così pare. Dove si va? Dove cacchio stiamo passando? No,